Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Dolce Vita. Oggi in questo nuovo video vi andrò a spiegare come realizzare la canottiera che avete visto nelle foto in anteprima. Per questo progettino ci servirà questo filato. Essendo che il filato è molto sottile, lavorerò a filo doppio. Ci serviranno anche due uncinetti del 5 e del 5,5. Siamo pronti, vi lascio al tutorial. Prendiamo il filo e l'uncinetto e montiamo le nostre catenelle. Io nel mio progetto ho montato 100 catenelle, multiplo di 10. Farò questo motivo, che è un motivo che si sviluppa in 4 solo righe. Ok, quindi io qui ho montato un paio di catenelle per farvi vedere appunto il motivo. Allora prendiamo il filo e l'uncinetto, montiamo tutte le catenelle e li chiudiamo a cerchio. Io sto usando per la parte di sotto, l'uncinetto del 5,5. Ok, quindi ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta. Vi ricordo che sto usando il filo doppio, essendo, vedete che è sottilissimo questo filato, quindi lo sto usando doppio. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro per altre 4 volte nello stesso punto e vado a fare un ventaglietto di 5 maglie alte. Quindi 2, 3, 4 e 5 maglie alte. E abbiamo fatto un ventaglietto. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, salto 4 maglie di base, quindi 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa, così. 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, salto 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e ripeto il mio ventaglietto di 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, salto 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e vado a fare maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, salto 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e vado a fare un altro ventaglietto di 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine ho fatto le 3 catenelle, salto 1, 2, 3, 4, entro nella prima maglia del ventaglietto, cioè le 3 catenelle, entro nella terza catenella e mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Qui ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e nella seconda maglia del ventaglietto andiamo a fare un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2 maglie alte. Nella maglia successiva andiamo a fare una maglia, nella maglia successiva ancora andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte. E nell'ultima maglia del ventaglietto andiamo a fare una maglia alta. Ecco qua. Quindi iniziamo con una maglia, nella seconda maglia del ventaglietto andiamo a fare 2 maglie alte, nella terza maglia una maglia alta, nella quarta 2, nella quinta una. Qui andiamo a fare 2 catenelle e ci andiamo a chiudere nella maglia bassa con una maglia bassa,
così, 2 catenelle e andiamo a ripetere tutto qui nel ventaglietto. Nella prima maglia andiamo a fare una maglia, nella seconda andiamo a fare 2 maglie, 1 e 2, nella terza andiamo a fare una maglia, nella quarta 2 maglie, 1 e 2, e nella quinta una maglia solamente, 2 catenelle e ci chiudiamo nella maglia bassa con una maglia bassa. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine, ho fatto le 2 catenelle, la maglia bassa, le 2 catenelle, mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Ok, così. Allora, andiamo a fare il terzo giro del nostro motivo, quindi ci alziamo sempre con 3 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo di nuovo nello stesso punto e andiamo a fare un gettato, filo sull'uncinetto, rientro, 2 gettati, filo sull'uncinetto, rientro, 3 gettati, chiudiamo, lasciamo 2 asoline sull'uncinetto e poi chiudiamo tutto insieme. Abbiamo fatto un punto nocciolina, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva e vado a fare 3 gettati. Quindi prendo il filo, non lo lavoro, lo tengo in sospeso, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, prendo il filo, lo tengo in sospeso, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, filo in sospeso, poi chiudo, lascio 2 asoline sull'uncinetto e poi vado a chiudere tutte e 2. 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva e ripeto tutto, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, chiudo, lascio 2 asoline sull'uncinetto e poi chiudo tutto insieme, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva e faccio 3 gettati, quindi 1, 2 e 3, chiudo, lascio 2 asoline sull'uncinetto e poi chiudo tutto insieme. Ok, e abbiamo fatto i nostri punti nocciolina. Andiamo avanti, qui vado a fare 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e passo nella maglia alta del ventaglietto successivo, quindi supero tutto questo pezzo della maglia bassa delle catenelle e vado nella prima maglia del ventaglietto successivo, quindi filo sull'uncinetto, passo nella maglia alta del ventaglietto successivo e ripeto il mio punto nocciolina, quindi un gettato, 2 e 3, chiudo tutto insieme e poi chiudo le 2 asoline, ripetiamo, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto questa maglia, vado in quella successiva e vado a fare 3 gettati, quindi 1, 2 e 3, chiudo tutto e lascio 2 asoline sull'uncinetto e poi vado a chiudere tutto insieme, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto questa maglia, vado in quella successiva e vado a ripetere tutto, quindi 1, 2 e 3, chiudo, lascio 2 asoline sull'uncinetto e poi vado a chiudere tutto questo, tutte e 2 insieme, quindi continuiamo per tutta la riga e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine ho fatto l'ultimo punto nocciolina, a questo punto vado a fare 2 catenelle e mi vado a chiudere nel punto nocciolina iniziale, qui in alto, con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima ci spostiamo al centro dei 2 punti nocciolina, quindi qua dentro, con una maglia bassissima. Qui vado a fare una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare una maglia bassa.
2 catenelle, passo al centro, diciamo, quindi al centro dei due punti nocciolina, vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia bassa. Quindi al centro abbiamo fatto tipo questo archetto di 3 catenelle, quindi 2 catenelle, 3 catenelle, 2 catenelle questa volta, e andiamo nello spazietto successivo, andiamo a fare maglia bassa, 3 catenelle, 2, 3 catenelle, ci spostiamo nell'altro archettino tra i due punti nocciolina, entriamo e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, passiamo nello spazietto successivo, andiamo a fare maglia bassa, 3 catenelle, rientriamo di nuovo, maglia bassa, 2 catenelle, entro nello spazietto successivo e vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, passo nello spazietto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, spazietto successivo al centro del ventaglietto, siamo qui, e vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, rientro di nuovo, maglia bassa, 2 catenelle, vediamo bene, 2 catenelle, rientro nello spazietto e vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, e mi vado a chiudere nella maglia bassa iniziale, quindi questa, in questa maglia bassa mi vado a chiudere con una maglia bassissima qui nella prima maglia bassa che ho fatto, quindi ci andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Allora il motivo si conclude qua, quindi abbiamo concluso il nostro motivo. Adesso facciamo la partenza del secondo motivo e poi continuate da soli. Quindi con delle maglie bassissime io entro nelle 2 catenelle qui e vado a fare una maglia bassa, e maglia bassa la vado a fare pure qui nelle maglie, praticamente io entro nelle catenelle e vado a fare le maglie basse per spostarmi, ok, e poi mi sposto nelle 3 catenelle al centro delle 3 catenelle che abbiamo fatto, quindi ci spostiamo con una maglia bassissima. A questo punto iniziamo il secondo motivo, quindi io faccio la partenza e poi andate avanti da solo, il motivo non cambia, rimane sempre uguale, ok, quindi facciamo 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro per altre 4 volte, quindi vado a fare un ventaglietto di 5 maglie alte, 3, 4 e 5 maglie alte. Ok, abbiamo fatto l'inizio del motivo. Qui andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, e mi vado a chiudere nelle 3 catenelle qui al centro che abbiamo fatto le 3 catenelle, quindi abbiamo fatto qui maglia bassa, poi abbiamo fatto 3 catenelle, siamo andati nel ventaglietto successivo, quindi qui ci sono le 3 catenelle, entro e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, passo nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte, passo nelle 3 catenelle, quindi vado a fare 3 catenelle qui, 1, 2 e 3 catenelle, e passo nelle 3 catenelle qui, quindi vedete maglia bassa, 3 catenelle, e poi siamo andati nell'altra maglia bassa, quindi entro qui e vado a fare maglia bassa, e così via per tutto il giro, quindi il motivo si conclude qui, quindi questa è la partenza del secondo motivo. A questo punto andiamo a prendere il mio progetto, terminati naturalmente i giri che ci servono, io l'ho fatto per 4 volte, quindi 1, 2, 3 e 4. Ho iniziato da questa parte facendo 100 catenelle, ok, multiplo di 10, e questo motivo si sviluppa in 4 righe, quindi io l'ho fatto per 1, 2, 3 e 4.
Io vi dico anche le misure, ho fatto 100 catenelle ed ho una larghezza di, ve lo dico subito, una larghezza di 37 centimetri, quindi per me va bene. Quindi ho 37 centimetri, 36-37 centimetri di larghezza e come altezza ho 21 centimetri, ok? Quindi a questo punto, terminati naturalmente i giri che ci servono, se voi vi serve più giri andate avanti con i motivi. Andate sempre, se dovete aggiungere una taglia in più, andate ad aggiungere 20 maglie, quindi andate ad aggiungere 2 motivi, perché poi lo dobbiamo andare a dividere, i nostri pannelli li dobbiamo dividere, quindi dobbiamo avere dei motivi pari, ok? Quindi se dovete andare ad aggiungere maglie, aggiungete a 20 a 20. A questo punto io vado a riprendere tutte le maglie, li vado a riprendere da questa parte per fare la parte di sopra. Io lascio l'uncinetto del 5,5 e vado a prendere l'uncinetto del 5 che già ho attaccato il filo. Quindi andiamo a prendere l'uncinetto del 5 e partiamo con la parte di sopra del nostro progettino. Ok, noi ripartiamo da qua. Io riparto da un ventaglietto, da qui, da questo ventaglietto, quindi vado a fare maglia bassa e una catenella, e questa me la segno perché la parte di sopra del nostro progetto la faremo tutta a maglia mezza alta. Quindi mi sono segnata questa maglia, vado ad entrare in ogni catenella che noi vediamo qui, quindi qui abbiamo 4 catenelle e andiamo a fare 4 maglie mezze alte, quindi 1 2 3 e 4 maglie mezze alte e 4. Qui abbiamo la maglia bassa, entriamo nella catenella della maglia bassa e andiamo a fare una maglia mezza alta, e qui abbiamo le 4 catenelle, quindi entriamo catenella su catenella, le catenelle che abbiamo sottostanti, andiamo a fare delle maglie mezze alte. Quindi continuiamo per tutto il giro prendendo le maglie mezze alte e poi ci vediamo qui per continuare. Sono arrivata alla fine del giro e mi vado a chiudere con una maglia mezza alta, mi vado a chiudere nella catenella iniziale qui, entro e vado a fare una maglia mezza alta, quindi da questo momento in poi lavoreremo a spirale e questa me la segno, così so dove andare a chiudere il giro. Allora a questo punto dobbiamo lavorare i giri di maglie mezze alte fin quando non superiamo il seno, nel senso che noi siamo con il motivo, noi siamo qui sotto il seno, il motivo arriva sotto il seno, quindi noi dobbiamo andare avanti con le maglie mezze alte fin quando non copriamo tutto il seno. Quindi lavoriamo i giri che ci servono e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i giri che mi servivano, io ho fatto a maglia mezza alta lavorata a spirale, ho fatto 13 giri. A questo punto qui è l'ultima maglia che ho fatto di maglia mezza alta, ho messo il marcapunto. A questo punto io dall'ultima maglia, questo praticamente è il pannellino dietro, io lavorerò prima il pannellino dietro per fare le spalline. Dietro farò un'unica spallina mentre davanti ne farò 2. Questa è l'ultima maglia che ho fatto. A questo punto dall'ultima maglia io ho contato, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 maglie. Allora dall'ultima maglia che ho lavorato io ho contato 22 maglie, quindi da questa maglia al segnapunti ho 22 maglie, quindi io sto lavorando il pannello dietro, quindi lavoriamo il pannello dietro. Quindi qui abbiamo la maglia mezza alta, l'ultima maglia mezza alta che abbiamo fatto nell'ultima maglia, andiamo a fare 2 catenelle che valgono come prima maglia alta e poi facciamo una catenella di separazione, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare un punto V, quindi ho fatto il primo punto V, filo sull'uncinetto, salto 2 maglie di base, vado nella terza e vado a fare un altro punto V. Adesso noi stiamo lavorando
il pannello dietro, stiamo lavorando sul pannello dietro. Prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2, vado nella terza e vado a fare un punto V, quindi maglia alta, catenella e un'altra maglia alta, filo sull'uncinetto, salto 1 2, entro nella terza, vado a fare maglia alta, catenella, maglia alta, filo sull'uncinetto, salto 1 2 e vado a fare un altro punto V, salto 1 2, vado nella terza maglia e vado a fare un punto V, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, e ripeto tutto, salto 1 2 e vado a fare punto V, filo sull'uncinetto, tolgo il segnapunti, salto 1 e 2, vado nell'ultima maglia segnata dal segnapunti e vado a fare un punto V. Ok, abbiamo fatto il pannello, qui stiamo lavorando sul pannello dietro. Ok, quindi faccio una catenella, volto il mio lavoro, entro nel punto V e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle e una di separazione, rientro nuovamente nello stesso punto e vado a fare un punto V, prendo il filo sull'uncinetto, passo nel punto V successivo e ripeto il punto V, quindi punto V su punto V, punto V, punto V successivo, ripeto il punto V, punto V successivo, ripeto il punto V, quindi proseguiamo per tutta la riga e poi alla fine della riga ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine ho fatto l'ultimo punto V, a questo punto vado a girare il lavoro, quindi una catenella, volto il mio lavoro, entro nel primo punto V, vado a fare maglia bassa e 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una catenella di separazione, rientro di nuovo e vado a fare un punto V, quindi andiamo a ripetere tutti i punti V. Quindi continuiamo con i punti V e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, io ho terminato i miei punti V, sono andata avanti per 1 2 3 4 5 6 giri di punti V. Ok, a questo punto dobbiamo andare a dividere i nostri punti V. Io ho 1 2 3 4 5 6 7 8, prima lavorerò 4 punti V, andrò avanti con i giri di punti V, quindi questa è la schiena, quindi noi siamo qui, arrivati qui, quindi dividiamo i punti V, prima lavoro questi 4, vado a fare la spallina, giro e vado a finire, mi aggancio al pannello davanti e poi vado a lavorare l'altra spallina. Andiamo a dividere i nostri punti V, quindi io tolgo il mio segnapunti e vado avanti con i miei punti V, quindi faccio una catenella, volto il lavoro, entro nel primo punto V e vado a fare maglia bassa e 3 catenelle, 2 catenelle che sostituiscono la maglia alta e una catenella di separazione, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nel punto V e vado a fare una maglia alta qui, ecco qua, così, prendo il filo sull'uncinetto, passo nel punto V successivo, prendiamo tutte e due, poi nel punto V successivo vado a fare punto V, quindi siamo a 2 punti V, ne dobbiamo lavorare 4, quindi andate e ritorno 4 punti V e poi lavoreremo le altre 4 che rimangono, per quanti giri facciamo in una facciamo i giri nell'altra, quindi 1 2 3, mi manca l'ultimo, prendo l'ultimo punto V e vado a fare un punto V, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, faccio una catenella e volto il lavoro, quindi vado avanti con questi 4 punti V fin quando non raggiungo il pannellino davanti, quindi faccio maglia bassa, 2 catenelle,
che sostituiscono la prima maglia alta, una catenella di separazione, rientro e vado a fare un punto V. Allora andiamo avanti con i giri di punti V con praticamente questa spallina, quindi andiamo avanti fin quando facciamo tutto il giro della nostra spalla così, quindi dobbiamo andare a fare il giro, noi siamo qui, facciamo tutto il giro fin quando non raggiungiamo il pannellino davanti per legarci a pannellino davanti, ok? Quindi continuiamo e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i giri che mi servivano per la mia bratellina, io ho fatto 15 volte il punto V, quindi partendo dal primo giro a 4 diciamo punti V ho fatto 15 giri di punto V e ho messo i marcapunti dove deve venire cucita la mia spallina. Quindi per quanto maglie abbiamo qui, quindi nel punto V abbiamo 3 maglie prendiamo anche nel pannello. Adesso io vi faccio vedere la cucitura, come viene cucita, dopodiché partiremo con la seconda bratellina. Allora andiamo a unire, vedete, la prima maglia, io rientro così nella prima maglia e vado ad entrare qui dove c'è il segnapunti. Questo lo posso anche togliere, il segnapunti lo vado a togliere e vado a stringere il mio punto. Adesso passo nel punto successivo, vedete qui, quindi esco da qui, entro in questo qui e vado a prendere la catenella ed esco così. Ok, adesso passo nella maglia alta qui del punto V e nella maglia alta qui del pannello ed esco così, entro in questa maglia e nel punto V, nella maglia del punto V e tiro nella catenella del punto V, qui c'è la catenella e qui c'è la maglia e andiamo a prendere così e tiriamo. Adesso questo lo possiamo anche togliere, quindi sono uscita da questa maglia, vado ad entrare in questa maglia quindi qui ho preso la catenella, nel punto V ho preso la catenella, adesso prendo la maglia alta ed esco così, passo nell'altra maglia alta del punto V successivo, quindi entro nella maglia alta e nella maglia del mio pannello qui e tiro, entro nell'altra maglia e nella catenella del punto V e tiro. Quindi qui abbiamo la maglia alta e la maglia del mio pannello, quindi entro nella maglia del punto V e nella maglia del pannello. Qui c'è l'altra maglia alta, quindi entro nella maglia del pannello e nella maglia del punto V, entro e tiro il filo. Qui abbiamo la catenella del punto V, vado a prendere la catenella e la maglia del mio pannello e tiro, e qui mi rimane l'ultima maglia da cucire. Quindi che cosa faccio? Entro nell'ultima maglia del punto V e tiro, e qui mi vado a fermare il mio, vedete che viene una cucitura perfetta e pulita, vedete? A questo punto andiamo a fare, se vogliamo andare a fare un altro giro, andiamo a fare, poi magari facciamo qualche nodino e nascondiamo il filo. Allora a questo punto andiamo a passare all'ultima spallina. Io farò l'inizio e poi continuerete da soli, perché tanto è uguale fare le spalline. Allora ripartiamo di nuovo dal punto V, quindi abbiamo 1 2 3 4 punti V, quindi dobbiamo andare a lavorare in questi 4 punti V per 15 giri, quindi dobbiamo ripetere 15 volte andata e ritorno i punti V. Quindi maglia bassissima, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, poi facciamo una catenella di separazione, rientriamo di nuovo e facciamo il primo punto V. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nel punto V successivo e vado a fare punto V, maglia su punto V successivo, punto V.
Quindi io adesso vado a ripetere il mio punto V per 15 volte, dopodiché andrò a cucire la mia spallina nel pannello davanti, come ho fatto praticamente con questa spallina. Allora completiamo l'altra spallina, il nostro progettino è pronto per essere indossato. Bene, il mio tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata. Ci vediamo ad un prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo video, iscrivetevi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti e attivando la campanellina. Un bacio a tutti, ciao!